Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2023. Ultima lettura dell'anno, ragazzi. Wow! E abbiamo la carta del sole. Amici dell'Ariete, fuoco per voi. Quando c'è il sole si parla di amicizie, di relazioni pulite, si parla di espansione, di prosperità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come dico sempre, le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Ho pubblicato una guida che spiega come unire questi oroscopi e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e lo vedete anche qui, e trovate anche il link al video del corso di tarocchi di gennaio 2024 e per le previsioni per il primo semestre del 2024. Sono 4 oroscopi, uno generale, uno sul lavoro, amore, affetti e crescita spirituale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con la temperanza. Ricordo anche, ragazzi, che queste sono stese sulle affettività in generale, possono riguardare le relazioni di coppia, la famiglia, gli amici, insomma, adattate voi la lettura alla vostra realtà. Qui abbiamo anche gli amanti e il 3 di coppe. Guardate, ho proprio la sensazione che qualcuno il matto, qualcuno aprirà il cuore. Abbiamo il giudizio, tanti arcani maggiori, devo dire. Un altro arcano maggiore, la luna, è un fante di coppe. Wow. Bene, amici dell'Ariete. Allora, partiamo da questa temperanza. Ho come l'idea che siate in fase di elaborazione, siate in fase anche di guarigione. Diciamo che è un lavoro che va ancora completato perché questa temperanza è al contrario. Ehm, Però poi abbiamo la carta degli amanti e qui sento proprio questa apertura. Allora, può essere sia una relazione che inizia, una relazione che in qualche modo diventa di un certo spessore, o può anche essere l'amore verso se stessi, perché vi ricordo che la carta degli amanti parla anche di amor proprio. Scusate, ragazzi. Allora, partiamo dalla temperanza. Fante di spade e asso di pentacoli. C'è un nuovo inizio, c'è stato un nuovo inizio. Probabilmente questo fante di spade è la persona che state frequentando o che potreste conoscere, adesso dipende se siete in coppia o single. Per qualcuno, ma pochissimi, potrebbe rappresentare qualche fratello, ok? Andiamo a vedere gli amanti. Temperanza nuovamente. Ho come l'idea che ad un certo punto questa persona potrebbe farvi uscire da una certa impasse mentale, da un certo incastro. Abbiamo un 5 di spade. Allora, se fosse amor proprio, ragazzi, guardate, nella terza, direi tra la seconda e la terza settimana di dicembre, è come se faceste una sorta di scatto di comprensione, uno scatto di apertura del cuore, uno scatto, come se appunto cambiasse un qualche cosa. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Un re di bastoni, nuovamente la luna e il diavolo. Perché ho la sensazione qui che qualcuno vorrebbe svicolare un pochettino, divertirsi un po', magari avere una relazione clandestina, potrebbe essere perché con il diavolo e il 3 di coppe
potrebbe proprio essere. È come se ci fosse un'amicizia molto importante che vi aiuta a star bene, e ho come l'idea che qualcuno vorrebbe diventasse qualche cosa di più. Andiamo a vedere il matto. Re di spade. Appeso e eremita. Allora, qui ragazzi c'è da fare un lavoro di introspezione. Allora, a parte sento che lo farete già qui perché avete la temperanza, però con questo eremita e questo appeso sento che qui c'è da rivalutare a chi date fiducia, come aprite il cuore, quanto siete ingenui. L'ingenuità è quello che un po' vi frega, perché avete anche il sole e il matto. Cioè, per certi versi qualcuno è ben guardingo, ok? E nel senso, anzi, si fa fatica a fidarsi. Però perché? Perché non si ha ben sviluppata la propria capacità di discernimento. È come se non ci si conoscesse abbastanza da dire, ma questa è una roba mia o è una roba che sta proiettando l'altro su di me? Per farvi capire un esempio. Perché qui abbiamo anche l'appeso. L'appeso vi dà la possibilità di guardare le cose da un altro punto di vista. E qui con il re di spade è come se doveste fare una sorta di ehm, lista dei pro e i contro. O come la percezione che qualcuno non voglia iniziare questa relazione o vorrebbe ma ha paura perché è una relazione magari clandestina, magari ci sono delle paure di base. È una relazione che non, come vi posso dire, non vi darebbe certe sicurezze, quindi è per quello che non ci si fida tanto. Se per caso per voi fosse qualcuno del passato, io credo che qui abbiate proprio rotto quello che è la fiducia, e l'unico modo per superare questo momento, questo impedimento, è attraverso il perdono. Andiamo a vedere il giudizio. Tre di pentacoli e sacerdotessa. Anche qui, avere la sacerdotessa vi consiglia di uscire, diciamo, dalla dualità, di non guardare se le cose sono giuste o sbagliate, semplicemente una cosa è stata, c'è, bisogna accettarla così com'è. Perché avere questo giudizio al contrario è un po' come se non aveste la visione di insieme della situazione. E la sacerdotessa vi dice di guardare un po' più in là, di guardare nel lungo periodo, di guardare oltre quello che è l'apparenza fisica delle cose. Andiamo a vedere la luna, perché qui c'è qualche tipo di paura. Morte, ruota della fortuna, 5 di coppe e 3 di coppe. Allora, qualcuno c'è già passato, ragazzi. Qualcuno c'è già passato. Ecco perché c'è questo sentimento di sfiducia, ecco perché se non ci siete già passati con quella persona, è come se ci fosse la stessa situazione che si ripresenta, quindi è la situazione che avete già vissuto, ok? E quindi qui avete un po' paura di, non vedendo bene, non vedendo chiaro, ehm, perché comunque state facendo un lavoro per uscire da questa confusione mentale, per lavorare il vostro amor proprio,
È come se foste in una fase di quasi risveglio spirituale. Cioè, ok, mi do più valore, mi piacerebbe avere delle cose, ma mi rendo conto che come le voglio io non mi darebbero il giusto merito. Se c'è appunto questa persona che vi ha già girato intorno, vi sta girando intorno, c'è come una sensazione di sfiducia, ripeto. E qui è perché non riuscite a vedere chiaro, ma il punto qual è? Avete paura che si ripresentino le stesse dinamiche di prima. Andiamo a vedere il fante di coppe. Re di coppe e 3 di spade. Allora ragazzi, o qui la prendete con pazienza, perché vi dico che avete comunque 2 volte la carta della temperanza e parla proprio di pazientare. Perché ho come la sensazione che i tempi siano ancora troppo immaturi per, diciamo, avere quello che volete voi, quello che desiderate. Avete bisogno di fare questo passaggio prima, di girare, diciamo, la carta del giudizio, di riuscire a vedere chiaro su quali sono le vostre paure, su quali sono i movimenti, le abitudini da dover tagliare per non ricadere nelle stesse dinamiche di comportamento, togliervi da questa, guardate, togliervi da questa situazione di carenza affettiva. Io il 3 di coppe qua vicino, ragazzi, è proprio tradimento. O questa persona vi ha già tradito, o questa persona ha dei atteggiamenti che vi ricordano qualcuno che a suo tempo vi ha tradito. Fatemi sapere nei commenti, molto interessante questa lettura. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi consigliano. Però il punto con questo sole è che alla fine di tutto questo processo dovete vederci chiaro. Il sole è un qualche cosa che schiarisce, ok? Quindi siete in una fase di elaborazione ai fini della chiarezza mentale. Avete anche questo diavolo, occhio alle proiezioni. La proiezione è, vedrai che quando, non lo so, lascerò mia moglie, lascerò mio marito, le cose tra noi miglioreranno. Però quando? Cioè nel senso, se fosse tra 3 anni, non è che posso aspettare 3 anni che te ti decida a lasciare il partner o la partner. Però la proiezione è creare una realtà che è nel futuro, che non esiste, ok? Proiettare. Andiamo a vedere un oracolo. Cercate di valutare sempre le persone nel momento presente, nel qui e ora. Cosa mi sta dimostrando questa persona adesso? Cosa sta facendo per me, per la relazione adesso? Allora, questa carta, wow, è la Fenice. E guarda, ragazzi, cioè, guardate. Nuova fase, rinnovamento, trasformazione, crescita, mente che cambia. Sì, è quello che vi ho detto fino ad adesso. Ma è grazie all'eremita, vi dovete prendere questa pausa per capire che schemi di comportamento rompere per non incorrere nelle stesse dinamiche di prima, quelle che vi hanno fatto soffrire. Ok, va bene, le fatine sono saltate letteralmente fuori ancora prima di poter parlare. Abbiamo leggerezza. Questa fatina sta saltellando. È un po' come dire cercate il lato leggero della vita, no? Guardate, ha un po' la stessa posizione del matto. Il matto parla anche di bambini, di voglia di giocosità, curiosità. Anche il sole è una carta che parla di genuinità. Sapete, i bambini hanno quell'entusiasmo per la vita, per la scoperta. E poi abbiamo non giudizio. Vabbè, qua ci siamo, Col giudizio al contrario ci siamo. Sacerdotessa. È un po' come se vi dicessero, appunto, di non soffermarvi troppo su quello che è giusto o sbagliato, ok? Perché poi dipende sempre dal punto di vista di ogni singola persona che cosa è giusto o sbagliato, perché sono diciamo valutazioni soggettive, qualche cosa è oggettivo, però molte volte sono valutazioni soggettive, no? Che, ah sì, l'altra persona ha sbagliato, magari tu la pensi così, l'altro no. Però appunto non vi soffermate su quello che è giusto o sbagliato, semplicemente prendete quello che è stato e cercate di capire se è una cosa che potete tollerare, potete perdonare, potete accettare, oppure se vi condiziona talmente tanto
da crearvi proprio paura, cioè il fatto che si ripeta lo stesso errore vi crea paure, insomma. Fate un passo alla volta, non fatevi prendere, il consiglio delle carte di non farsi prendere troppo dalle emozioni, ma di rimanere ben radicati nella propria verità. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete anche iscrivervi, condividere il video e abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!